io mi commuovo. Adesso mi metto a piangere, ragazzi. Siamo di nuovo su Poppy Playtime capitolo 1 con Huggy Wuggy. Sono passati 2 anni. Mi piace davvero, ragazzi. Che meraviglia di gioco. Quanto tempo è passato, vi ricordate? E perché ora ci sono rientrato? Voi mi domanderete, Lion, che cosa è successo? Ha vinto la nostalgia? No, non ha vinto la nostalgia, o almeno non solo. Hanno aggiornato il capitolo 1 di Poppy Playtime. E guarda, la lacrimuccia, quasi quasi che davvero. Quindi noi dobbiamo assolutamente rigiocarlo per vedere tutte le cose che hanno cambiato. E io già vedo che il gioco è molto più figo graficamente, molto più creepy. Quindi non vedo l'ora di vedere come sarà Huggy Wuggy nella versione remastered, dove ha una grafica super figa. Mi ricordo allora, il codice della porta dall'altra parte erano i colori del treno: verde, rosa, giallo, cazzo, è sempre quello il codice del treno, Come ho potuto dimenticarmelo? E poi questo è il gioco da cui è nato tutto. Quanti video abbiamo fatto anche infilandoci sotto il pavimento con gli axe per trovare e scoprire le cose, Allora, verde, rosa, giallo, rosso. Alright! Qui mi ricordo che bisognava mettere la cassetta dentro la situazione qui. Noi non ci interessa vedere la televisione perché questo programma l'abbiamo già guardato, lo conosciamo in memoria, quindi non abbiamo bisogno di riguardarcelo. Perciò lo skippiamo. Ci spiegava come usare lì il grab pack. Noi lo prendiamo, però guarda com'è bello! È più HD anche lui, mi sembra. Si vede bene la corda, le molle che servono per farlo funzionare. Mi piace, mi piace. Mamma mia. Ragazzi, non lo so, è da un po' che non provavo un senso di nostalgia così su un gioco recente, tra l'altro, perché cioè non è che è passato tantissimo da quando abbiamo iniziato a giocare a Poppy Playtime. Ormai saranno un paio di anni da quando è uscito il primo capitolo, se non mi ricordo male. Però c'ho proprio questo senso di affetto. Perché non sto riuscendo ad acchiappare? Ehi, che sono storto? Come mai non riesco ad acchiappare Will? Oi, mi si impicciano le mani. Oi, le mani. Oh, era difficile. Ci ho messo 10 minuti per far passare il braccino. Posso passare adesso? Oh, posso passare adesso? Posso passare o non posso passare? Oh, grazie. È la miseria. Forse mi ricordavo male. Il mio Huggy Wuggy come mi mancava. È perché qui lui si vede bene. Nel capitolo 2 ricordo che non è che si vedesse così tanto lui, anzi forse non c'era proprio. Ma qui, che meraviglioso che sei poi, con tutto questo colore che ti hanno dato in più, con questo pelo dettagliatissimo. Mi ricordo che originariamente, se vi ricordate anche voi ragazzi, quando abbiamo giocato il primo capitolo la prima volta, lui era tutto un agglomerato, sembrava fatto di plastica. Invece qui adesso, guardate, il pelo è molto più realistico. Ogni tanto guardo di qua per vedere come si vede sul vostro schermo, ma è perfetto. Si vede meravigliosamente. Peccato non avere una lucina, perché avrebbe dato una mano, nel vedere tutto. Huggy, sei ancora qui? Io mi ricordo che tra un po' tu prendevi vita, però hai la chiave. E mi ricordo, io la prendo questa chiave, se non ti dispiace, e me ne andrei qui, nella zona del Power Electrical, per riattivare le luci, perché naturalmente è saltato un po' tutto. E tu sei ancora lì, Hughino Wughino. Anche qui, guardate com'è creepy. Molto peggio rispetto a come me lo ricordavo. È tutto molto più buio, ma neanche tanto buio, ma sembra proprio un gioco horror. Beh, lo è sempre stato, ma molto di più. Qui dovevamo fare tutto il giro con l'elettricità per ridare un pochino di potenza al gruppo, no? Di elettricità lì, pazzo. Se non ricordo male, così. Ok, ecco qua, ci siamo. Adesso torniamo indietro e, sorpresa delle sorprese, il nostro Huggy Wuggy non c'è più. E dove è andato quel balordo? Non lo sappiamo, ma lo troveremo presto. Intanto premiamo con la manina qui e passiamo alla prossima zona, che mi ricordo che qui si vedeva il braccino. E lo vedo anche, guardate lì lontano che cosa c'è. La manina di Huggy Wuggy. Vieni qui, dammi la manina, bellino. Non vieni da paparino Lion. Ti sei dimenticato, Huggy? Quante ne abbiamo vissute io e te insieme? Una miriade, io e te. Quando ci abbiamo giocato il primo capitolo io e te, e i ragazzi a casa naturalmente. Quando abbiamo lo sbuffo di vapore che la prima volta mi fece caccare i pantaloni. No più, perché adesso me lo ricordo e non ho paura di niente. Oddio, in realtà mi ricordo che verso la fine c'erano un po' di cose che mi facevano caccare addosso duramente.
Quelle probabilmente mi faranno paura anche adesso. Mi stanno tornando in mente. Ma non vi preoccupate, io non ho paura di nulla in fondo. Sono un cuor di leone, coraggiosissimo, incredibile. E voi con me, non mi abbandonate, bisogna stare tutti insieme qui. Una roba incredibile. Allora qui mi ricordo, bisogna mettere queste situazioni, no? Vi ricordate? Per ricostruire questa specie di controller, no? Aghi dice, ricordati di fare delle pause. Ma non sono ammesse pause superiori a 10 minuti. È giusto, perché non bisogna bighellonare, Poi questi dipendenti della Playtime Corporation, secondo me, ragazzi, bighellonavano troppo. È per quello che è andato tutto a quel paese poi, Che noi ormai sappiamo molte cose. Abbiamo fatto anche la reaction ai capitoli che ancora non sono usciti. Abbiamo visto come sono andate le cose a rotoli, no? Con Hagiwagi che è scappato, Kissimissi gigante, tutte ste robe. E quello è stato colpa delle persone che hanno assunto, Sicuramente degli scansafatiche che non avevano voglia di lavorare, Mamma mia, schifosi! E allora hanno combinato un casino, non hanno rispettato i protocolli di sicurezza, un pasticcio dietro l'altro. Noi ora vogliamo l'altro braccio, che è là sopra. Quindi dobbiamo prendere tutte quante quelle batterie per completarlo. E credo che le abbiamo prese tutte. O sbaglio? Ne rimane qualcosa qua per caso? No, credo che abbiamo preso tutto. Quindi acchiappiamo il cancello. Una tirata determinata, bello duro, vai. Bravo, bravo. Che con questi braccioni possenti. Mi piace, ragazzi. Sapete cos'altro mi piace? Mentre andiamo avanti, una cosa che piacerà anche a voi, ragazzi, e cioè Horda. Che cos'è Horda, mi domandate? È il nostro nuovo gioco di carte, di cui ancora vi posso far vedere poco perché è in preordine, ma ho il playmat che vi può servire, con cui giocare, dove c'è il bellissimo logo di Horda. E voi lo trovate soltanto sul sito lionvgf.it. Mi raccomando, quindi andatelo a preordinare subito, perché è bellissimo. Ci sono i pacchetti, i mazzi già pronti di Lion contro Anna, se volete subito giocare. Oppure... no, quella era una cosa nuova, raga. Oh mio Dio, avete visto che c'era la faccia di Hagiwagi dentro lì? No, forse c'è sempre stata che lui si affacciava per guardarti. È vero. Me ne ero dimenticato. Mi raccomando, non dimenticatevi di andare a cercare Horda. lionvgf.it. Appena finisce il video sapete già dove dirigervi. Ora tiriamo giù l'altro braccio rosso e andiamo a prenderlo, no? Mi pare che ce lo dovrebbe mollare, sì. Sul nastro trasportatore ce lo mollava. Sono qui. Buttamelo che me lo metto subito. Buttamelo. Grazie, gentile. Bello. È il manone. Bello. Ok, e adesso una mano qui, una mano qui, e apriamo il condotto. C'è scritto pericolo non entrare. L'altra volta, quando io l'avevo giocato la prima volta, non mi ricordo se c'era in italiano, ma mi sa che non c'era. E invece adesso, guardate, merito di tutti noi che abbiamo dato a questo gioco la fama che desidera e che merita anche qui in Italia. Adesso ce l'hanno tradotto anche in italiano. Giusto, hanno fatto bene. Io devo dire che sono fiero quando vedo un bel gioco in italiano, no? Perché ci considerano. E dovremmo essere anche più... dovremmo pretendere di essere considerati anche noi, ragazzi. Perché tanti giochi non ce li fanno in italiano ed è una brutta cosa. Noi siamo meritevoli, siamo tanti, ci piacciono i giochi, poi quindi è giusto che ce li traducano anche a noi. Allora, se mi ricordo bene, dovrebbe essere così, qui così e qui così. Ok, mi ricordo la prima volta con questo enigma ci ho passato 20 minuti lì a cercare con le manine di risolverlo, ma questa volta subito. E guarda quanto è buio questo tunnel ora. Non è che c'era qualche jumpscare qua in mezzo? Oh! 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 No, facciamo scherzi perché mi sto spaventando da solo. Oh! Cosa dovevo fare qui? È troppo buio. Basta, buttarmi le cose. Ma sembrava una bocca. Che paura. Mi ricordo la Make a Toy. Oh, me lo ricordo. Adotta la felicità, adotta un orfano oggi. L'iniziativa della Playtime Corporation si sforza di creare una permanenza nella vita dei bambini orfani, reclutando genitori adottivi. Non è che poco loro prendevano i bambini e li mettevano dentro i giocattoli, perché erano cattivi loro, alla fine l'abbiamo scoperto. Fatti un amico, make a friend, certo. Serve energia, ok, mi sembra ragionevole. E mi ricordo anche dove si andava a prendere l'energia. E mi ricordo anche che cosa c'era dietro qui. Nessuno se ne va senza un giocattolo.
Dici bene Huggy Wuggy, però era meglio andarsene senza, perché il giocattolo che esce da lì sei tu. Molto pericoloso, me lo ricordo io. Stiamo speedrunnando il gioco quasi, ragazzi, con un'abilità non male anche, ma Master of Puppets qui, Huggy Wuggy conosce il suo pollo, e il suo pollo in questo caso sono io. Vediamo se riesco a completare questa parte senza cannare nulla, Allora, mi ricordo. Cosa mi ricordo? Difficile da dirsi, difficile da dirsi. Allora, mi ricordo però che prima di tutto dovevamo andare così. Con il braccino dovevamo tirare il piattaformino lì, così. Bravo, Lion, con il cervello. Stai facendo bene con il tuo cervellone. Poi, dovevamo fare così. Poi così. Mi pare, mo ci proviamo, ma sono abbastanza convinto di aver fatto bene, Mamma mia, ma subito così, sul pezzo, Avete visto? Che campionissimo. E adesso andiamo qui e abbiamo da accendere la nostra macchina Make a Toy, che ci farà il giocattolo. Me lo ricordo io questo bel giocattolino. Ai. Make a Toy, con questa bella sbuffata, avete visto, di vapore da sopra, che è pronta a creare il nostro giocattolino preferito, il nostro Huggy Wuggy. No, non era Huggy Wuggy, giustamente qui si creava quella specie di piccolo giocattolo colorato, quel tigrotto, che mi ricordo benissimo si usava per evocare Huggy Wuggy, per attizzarlo, vi ricordate? Lo mettevamo qua e lui arrivava subito. Quindi fammi ricordare, allora, come si faceva? Ok. Giustamente, qui venivano fuori le parti del giocattolo. 1, 2 e 3. Ok. Sono convinto anche che in questa versione aggiornata, oltre ai cambiamenti che hanno reso pubblici, no? Quelli sulla grafica, i dettagli, Huggy Wuggy più bello, peloso e tutto quanto, però che ci sia anche qualcosa di nascosto, qualche segreto che hanno zippato dentro senza dircelo. Sono certo di questo. L'unico problema è che io finora non ne ho visto. Quindi magari se riusciamo a finire il gioco velocemente, poi ci facciamo un altro giro e cerchiamo qualcosa che non c'era prima, perché sono certo, ragazzi, che ce l'hanno inzippata dentro. Nel frattempo seguiamo la produzione del nostro bellissimo tigre ape balordo qui, che si fa tutto il viaggio della Make a Friend. Però vedi che erano intelligenti qui alla Playtime. Cioè ti facevano venire a fare il tour, ti facevano creare un giocattolo tuo personalizzato che avevi creato tu con le tue mani. Quindi una roba, un trattamento bellissimo. E tu poi te lo potevi portare via, perché prima di uscire, no, ti diceva nessuno se ne va senza un giocattolo, e neanche tu te ne andavi senza il giocattolo, te lo potevi portare appresso. Ma che questi suoni erano un po' inquietanti, tutto a posto lì dentro, sì? Sembrerebbe di sì. Vieni qui, micio miao, ti porto a fare una nuova vita adesso. Ti do ad Huggy Wuggy, speriamo che ti tratti bene, Sono sicuro di sì, Huggy Wuggy vuole bene i suoi giocattoli. Non è uno di quei bambini che li rompe come ero io. Eccolo qui. Ale, preso. E ce l'abbiamo. Vogliamo dare un'occhiata qua in giro? Ma mi pare che qui non c'erano strade in cui potrebbero aver nascosto qualche segreto, secondo me. A meno che non ci sia scritto qualcosa qui. La macchina degli amici. Fatti un amico. È una cosa tristissima, fatti un amico perché non ne hai. Vabbè, può capitare, ragazzi. È l'unica responsabile dei giocattoli della Playtime venduti. Quindi creava tutti i giocattoli, Tutto ciò di cui ha bisogno è essere alimentata con i pezzi appropriati, e li abbiamo messi noi. Viene sempre fuori lo stesso giocattolo, Però vabbè, questo è un altro problema. E qui dentro c'è lei, la scatola con dentro Poppy. E io mi ricordo che qui noi avevamo fatto una cosa, e la vorrei rifare, perché vale la pena di dare uno sguardo al nostro Huggy Wuggy preferito. Se noi mettiamo la scatola qui, mi pare che quando si chiude la grata, che è quella dove noi siamo adesso, perché appena noi lo liberiamo questa si chiude, noi possiamo saltarci attraverso e guardarlo bene, senza essere attaccabili. Però non è semplice, perché dobbiamo sistemare le scatole in modo tale da poterle usare come una scala. E queste scatole sono un po' rimbalzalle, quindi si rischia di fare filotto. Però dovrebbe andare così, Proviamoci. Quindi mettiamo il giocattolo qui dentro. Pronti, perché arriva lui, Lui è ingriffato, mo gli manchiamo pure, perché è da un po' che non lo incontriamo, quindi sicuramente sarà lì pronto, dirà: Lion, sei tu? Oh, che bello vederti. Vediamolo un po'. Huggy? Hughino? Porca zozzante grosso! No! Zozza!
Pezzo di infame! Dai! Non mi ha lasciato un attimo per sopravvivere. Subito al collo si è lanciato. Huggy Wuggy, guarda. E non avevo dubbi che l'avrebbe fatto, Era pronto, era carico. Oh, non mi dà tempo. No, le scatole mie. Me le ha smontate. Ah, ma posso passare, non è bloccato, Non è che si blocca ora. Sicuro si blocca ora. Sono certo che si bloccherà ora. Ma quanto è bello però, raga. Quanto è figo. Porca miseria. No, si è bloccato adesso. Lo sapevo. Hey! Non si può passare più, l'hanno fissato. Aiuto! Ah! Pezzo di mi mangio le mani. Dai, Huggy. Io e te ci conosciamo da anni ormai. Ti pare il caso di trattare così il tuo amico Lion? Basta, adesso lo umilio. Adesso lo umilio in questo oceano di luce bianca divina. Adesso lo umiliamo, ok? Ci facciamo la corsa lì al barile, In un try. Siete pronti? Ve lo faccio vedere io. Ok, via. Asciugamano sulle spalle, ragazzi, e let's go. Dobbiamo essere proprio pesantemente sul pezzo, ragazzi. Ah, mi vuoi prendere? Ah, mi vuoi prendere, mi vuoi? Mi dirai, mi vuoi? Non mi prenderai mai! Non vedo una mazza. Ok, sul pezzo, ragazzi. Qua mi ricordo che lui arrivava dall'event. Guardalo, porcaccione. Ok, occhio qui, raga. Qui, occhio, non mi ricordo la strada! Madonna, che paura! Brutto. È bruttino. Però noi sul pezzo, raga. È sempre dietro, che bruttino. La fuga più bella della storia dei videogiochi recente. Non mi ricordo dove devo andare. Di qui. Sono serio, sono sul pezzo, raga. Quanto sono sul pezzo io? Mamma mia, quanto è brutto. Sono sul pezzo. No, ho sbagliato strada, non ti fermare. Ce l'hai dietro. Ce l'hai dietrissimo. È proprio di un dietro ed è dietro nel buco. Voleva bramarmi lui, ma no, non puoi. No, non mi hanno chiuso la porta. Dove devo andare? Qui. No, qua è la strada. Qui. Mamma mia, padre Maronno. Che paura. È dietro ancora, non si scrosta, lui. Non si scrosta, è uno duro e senza futuro. Ma io mi ricordo che qui noi scendevamo così, ci giravamo, ti apri la scatola, tiri e sono caduto anch'io però. No, non è vero, che è caduto solo lui. Avete visto? Qua hanno reso molto più chiaro il fatto che lui perde del sangue cadendo. Infatti, se vi ricordate, quando ai tempi era successo e avevamo giocato il capitolo, no? Sicuramente c'eravate. Nel caso c'eravate quando giocavamo la prima volta, scrivete hashtag io c'ero nei commenti. Io avevo creato la teoria dicendo che secondo me Huggy Wuggy non era un giocattolo, non era una macchina, ma era umano, perché si vedeva questo liquido e sembrava rosso. Lì poi eravamo andati a investigare con gli hack per vedere da vicino ed effettivamente sembrava. Però adesso si capisce molto di più che è rosso. È estremamente rosso. Quindi loro hanno, sicuramente anche altri youtuber avranno avuto questa stessa teoria, e è arrivata alle orecchie degli sviluppatori che hanno reso più chiaro che effettivamente Huggy Wuggy è umano, o comunque umano no, ma che è vivo, biologico, non una cosa artificiale di plastica di circuiti, ma una cosa viva, di sangue, carne e ossa. E l'hanno reso molto chiaro, perché ora è proprio rosso. Ora, se non mi ricordo male, giusto, dovevamo entrare dentro la base di Poppy. Qui ci sono le cassette, noi non le stiamo raccogliendo, ma tanto le abbiamo già viste nel vecchio video. Nel caso cercatevi il primo video, Poppy Playtime Lion, capitolo 1, lo trovate subito. Le scritte in italiano, Voltati, no, stop, torna indietro, pericolo, non entrare, no. Ma noi non abbiamo paura di niente. Aprimi sta porta. Qua stiamo entrando nella casa dove c'è lei, Poppy Playtime. La prima volta che la vediamo. E anche qui, guardate che inquietante. Prima non mi pare che ci fossero nemmeno le scale, Sai che qui può essere che hanno cambiato qualcosa di più, Cioè, oltre che l'ambientazione, è creepissimo. Se vi ricordate, quando abbiamo giocato la prima volta, qui erano una serie di stanze. Infatti sembravano strane, perché non portavano da nessuna parte, se non dritto avanti, però erano una a fianco all'altra, incastrate strane. Invece adesso hanno messo un unico corridoio che dritto ti porta direttamente nella stanza di Poppy, che secondo me ci sta molto meglio. Ti dà proprio l'idea di horror che cerchiamo noi. Ah, questa me la ricordo però. Sì. Con questa porta, curiosamente, ora ti fa l'animazione come se tu cercassi di aprirla anche. Interessante.
E poi ci sono oggetti, la scatola lì, la casetta delle bambole di Poppy. Qui altre cose, cassapanca, armadio, urca. Però, purtroppo, credo che non ci sia granché di altro da scoprire, perché qui arriviamo alla stanza di Poppy, dove c'è lei. Questo è sempre il momento più agitante, perché tu la apri, la liberi praticamente, no? E lei non vuole, o forse vuole. Di sicuro non dovremmo liberarla, ma noi non riusciamo a resistere e apriamo e lei prende vita. Questo è un momento super creepy. E mi ricordo che lei ti dice anche, tipo, mi hai liberato o qualcosa del genere. Questo filmato che giustamente questa è la fine del gioco e non dovrebbe esserci nient'altro. Skippiamo anche l'intro, ma vediamo che probabilmente infatti si torna direttamente al menu e non succede nient'altro. Io dico grazie a voi per aver seguito questo capitolo, complimenti agli sviluppatori per averlo migliorato e aggiornato, perché ci sta, è molto figo. E Lion out!